Buongiorno e bentornati o benvenuti sul canale, io sono Marco. Oggi vi parlo di un upgrade che facciamo sul nostro camper. Parliamo di una batteria LiFePO4 marca Power Queen modello 200 Plus. Però prima facciamo un passo indietro. Il nostro impianto attuale, che ormai è con noi da 3 anni, è un impianto che ci soddisfa. Non abbiamo dei grossi problemi a livello energetico. Abbiamo due batterie da 95 Ah in parallelo, batterie AGM, che sono caricate dall'alternatore e dal 220 tramite la centralina del camper originale, mentre dai pannelli solari due da 180 watt sono regolati da due regolatori solari Victron Energy che ci danno una discreta carica sempre naturalmente quando c'è il sole. Non abbiamo mai avuto problemi, il nostro consumo quotidiano si può aggirare dai 30 ai 50 ampere. Qual è l'unico difetto che riscontriamo? Naturalmente è l'uso del phon in camper. Siamo abituati a stare in giro spesso in libera e chiaramente bisogna avere la possibilità di asciugarsi i capelli. Non è il mio caso, ma sicuramente di Valentina e di Mia. Fino adesso ci siamo sempre riusciti ad organizzare con l'EcoFlow che vedete qua alle mie spalle, dove trovate anche una recensione che feci circa un anno fa. Con l'EcoFlow naturalmente riusciamo a far andare il phon anche se non ha un inverter potente per far andare 2000 watt, però riesce a uscire un'aria calda che permette di asciugare i capelli. E quindi adesso andiamo ad aprire il pacco della batteria. Sono molto curioso soprattutto per le dimensioni perché come avete visto lo spazio è minimo per installare una batteria così grande. Avevo preso bene le misure e speriamo di non essere sbagliato. Posizione la telecamera e poi partiamo con apertura dello scatolone. Ok, andiamo a aprire lo scatolone. Allora, innanzitutto come sempre, dove ho visto anche degli altri unboxing, troviamo qui una bella busta con una bella confezione, tra l'altro. Qui abbiamo i nostri manuali in tedesco e in inglese. Adesivi, qui c'è una guida Operation Guide for Beginners, quindi sia in tedesco che, ripeto, in inglese anche questa. Spero che riusciate a vederla, forse sono stato troppo lontano dalla camera. Faccio rivedere appunto questi due brochure. Anche gli adesivi li trovate qui, li vedete qua. Possiamo appoggiare qui. La busta molto carina, con questa apertura, con questo anello, ma non è quello proprio che mi interessa più di tutti. Qui abbiamo una busta con dei bulloni di scorta e i cappuccini che servono per coprire poi i poli delle batterie, ma li vedremo dopo. Solleviamo e andiamo ad aprire. Un bellissimo chiusura di polistirolo, facciamo per terra e qui c'è la batteria. Esce già con i suoi manici, vediamo se riesco a sollevarla. Eccola qua, ammazza devo. Sono comunque circa 22 kg da quello che dice il manuale. Vediamo un pochettino, appunto 12 volt, la 200 Ah plus, sono quindi 2560 watt ora di capacità della batteria.
La batteria ha anche un BMS di 200 Ah, quindi riesce a erogare parecchia potenza. Qui vediamo i due poli che sono chiusi con questo tappettino, positivo e negativo, e quindi questo è un po' l'unboxing. Ci sono queste due maniglie che servono per alzare, chiaramente volendo uno le può anche togliere, ma non danno poi fastidio più di tanto. Perfetto. Faccio vedere anche da questa parte qua. È una batteria che ho comprato direttamente dal loro sito, vi metto scritto quanto è stata pagata. Direi che è una batteria sicuramente economica in confronto ai brand più famosi. Ho seguito parecchie recensioni di questa batteria, di questa marca, soprattutto dall'estero. Dal loro sito, che è scritto in inch perché è in inglese, bisogna tradurlo. Vediamo un attimino se c'è anche in millimetri. Esatto, le dimensioni in millimetri sono la lunghezza appunto 532, la larghezza 207 mm, mentre l'altezza sono 215 mm. Ci dovrei stare al pelo dentro al mio vano del camper, come lunghezza, diciamo. Adesso vado subito a provare per sicurezza, sono molto curioso. Ok, è riuscito a entrare, quindi è già un bel passo. Vi faccio vedere dove sono riuscito a infilarla. C'è molto poco spazio, è una batteria molto lunga, ripeto. E in questa zona qua andrò poi a montare un inverter con i suoi fusibili, lo smart shunt e via dicendo, però vi terrò poi aggiornato su tutto. Una cosa importante che volevo dirvi, io mi diletto nel fai da te, non sono un tecnico specializzato e quindi mi avvarrò di una consulenza esterna anche per il montaggio. Mi diverto, mi piace, ma su correnti che parliamo di 200 ampere ora sono correnti pericolosissime e non mi va di rischiare per nessun motivo, quindi vedrete dei filmati dove io vi farò vedere quello che ho montato, però ci sarà sempre una persona dietro che mi controlla e mi dà consigli soprattutto su quali pezzi montare e come va montati. Questo è importante. Vediamo anche con quale carica è arrivata dalla fabbrica. Allora, mi dà 13 volt, vediamo se lo riesco a far vedere. Non so se si vede, comunque sono 13 volt precisi, quindi secondo il manuale che danno loro, manuale sulla capacità della batteria, il SOC, quindi il state of charge, la carica della batteria appunto, con una tensione di 13,0.0 volt equivale a un 30%, quindi è la carica con cui mi è arrivata la batteria. E infatti volevo farvi vedere che anche loro dicono che la batteria sarà ricevuta dal 30 al 50% di carica, quindi a me è arrivata col 30% di carica. E poi ci sono alcune informazioni, alcune operazioni guida di sicurezza dove chiaramente spiegano un po' tante cose. La cosa importante è che chiaramente la batteria va montata solamente, almeno da quello che si dice qua, verticalmente in posizione giusta. Poi qui abbiamo il libro che stavo leggendo prima, dove ci sono le misure, le informazioni generali, alcune notizie di come inserire i bulloni nei poli, i modi per essere caricata, le informazioni, ripeto, riguardiamo qua una capacità 200 Ah, dove si possono usare 200 Ah, il voltaggio nominale 12,8 volt, energia
2560 Wh e il BMS è da 200 Ah, la massima corrente di scarica 200 Ah, la massima corrente di scarica per 5 secondi sono 400 ampere e vabbè, la potenza di scarica continuativa sono 2560 watt. Qui ci sono le dimensioni, la temperatura dove è meglio caricare e scaricare, e poi qua ci sono altre informazioni su come caricarla, informazioni generali, tutto scritto molto bene in inglese, però molto chiaro. Io adesso non la caricherò la batteria, la lascerò al 30%, che va comunque mantenuta in quella carica lì se non viene usata, poi dopo vedrò cosa fare, insomma. Quindi ripeto, è arrivata a 13,0 volts e infatti è un 30%, come detto dalla loro guida. Quindi per darvi un'idea di come verrà montato poi l'impianto, ripeto, all'inizio non voglio fare un impianto completo perché voglio comunque mantenere il mio impianto che funziona benissimo per adesso. Quindi dai due poli usciranno i due cavi, dove qui andrà posizionato i fusibili, uno smart shunt, probabilmente dei bus bar, che poi da questa feritoia qua di dietro arriveranno le utenze che al momento sono collegate dietro dentro il sedile con le altre batterie, dove poi andrò a montare in un prossimo futuro il DC-DC per la carica, dove ci sono già montati, dove arrivano già i cavi del pannello solare dei due smart shunt, e in un futuro, appunto, ripeto, passeranno da qua dentro, qua sotto il mobile, per poi collegarsi alle bus bar che monteremo qua. Qui arriverà l'inverter, un Edelcoa, che arriverà a breve. Ho comprato questo su eBay, vi farò vedere appunto anche qua l'unboxing, e per farvi vedere un attimino il tipo, il modello che ho preso. Sarà un 2500 watt continui che vanno bene per la batteria, appunto 200 Ah, per poter usare almeno un phone da 1800-2000 watt. Quindi, per concludere questo video sulla batteria Power Queen, vi faccio già vedere che comunque mi sono già portato avanti con i lavori, è già arrivato l'inverter e sto cercando di montare il tutto in questa specie di supporto che andrà inscatolato dentro al mobile della dinette. Naturalmente, se vi piace il video mi fa piacere se mi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale perché a breve appunto ci saranno delle novità, e lasciate dei commenti naturalmente perché sono interessato a qualsiasi consiglio. Arrivederci.